Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale e benvenute alle nuove iscritte. Ultimo tutorial prima di Pasqua, spero di riuscire a editarlo e a metterlo sul canale, ci provo, quindi se lo vedete prima di Pasqua ne approfitto per farvi gli auguri, se lo vedrete dopo Pasqua ovviamente saranno auguri posticipati. Allora, di che cosa parliamo? Anche oggi sarà un tutorial di perline e l'orecchino in questione si chiama Retro. Retro perché ovviamente hanno questa perla centrale e a me ricordavano indossati degli orecchini un po' di altri tempi. Li ho realizzati in due versioni, voi nel tutorial vedrete questa versione ed ho utilizzato queste perle da 10, scusate, millimetri. Ovviamente vedrete che cambiando soltanto, perché in questo caso ho cambiato solo l'inserimento, qui ho inserito delle 8,0 e qui delle 11,0, già cambiando questo piccolo dettaglio e i colori, gli orecchini sembrano orecchini completamente diversi. Altra cosa che ho cambiato è che qui ho utilizzato tutte rocaille della Miyuki, qua invece in questo caso queste verdi sono della Toho, però come vedete si può realizzare comunque e ne viene fuori anche in questo caso un orecchino molto particolare che indossato vi assicuro che è carinissimo e ovviamente questo l'ho fatto perché realizzando questo che non è nei miei colori avevo bisogno di crearlo in qualcosa che fosse più nelle mie corde, quindi l'ho realizzato in due versioni. Ci sono gli stessi identici materiali, tranne che ovviamente per la goccia. Al centro è una perla da 10 mm, in questo caso è della Swarovski, in questo caso è una perla in vetro e mi piaceva ovviamente il colore. Voi lo vedete molto aranciato, ma in realtà è un corallo più tenue. Perni, sempre di Fortunato del mondo delle pietre, passiamo subito all'elenco dei materiali. Se gli orecchini, se il modulino vi dovesse piacere, mi raccomando, supportate il canale, lasciatemi un like, un commentino, ditemi qual è il vostro preferito. E niente, ovviamente l'incastonatura avrete visto che non è a peyote, ma è un'incastonatura fatta con le 11,0. Ora vi mostro come. Elenco materiali. La piccola differenza è questo ghirigoro, tra virgolette, questo decorino che ho realizzato qui in alto. Ve lo mostro dal retro. In realtà, vedete, ho inserito queste rocaille e poi ho fatto un decoro sul davanti. Niente di insomma così complicato, penso che possiate farlo tranquillamente anche da solo. Vi mostro anche il retro. Per il nostro orecchino ci servirà una perla da 10 mm, poi ci serviranno delle 8,0, delle Super Duo, due colorazioni, anzi tre di 11,0 e pochissime 15,0, giusto per il cappietto. Goccia, ago della Tulip, filo, sto utilizzando quello della Fireline, poi ovviamente ragazze vi servirà il perno o la monachella. Passiamo subito quindi al tutorial. Entrate con il filo nella perla e poi inserite 12 rocaille 11,0 e rientrate nel lato opposto della perla. Ovviamente mantenete sempre l'altro capo del filo e ripassate all'interno di tutte quante le vostre perline appena inserite. Mi raccomando, mantenete l'altro capo del filo. Dopodiché, vedete, faccio un nodino e mantengo sempre, rientro nuovamente, inserisco, scusate, nuovamente altre 12 perline, sempre 11,0 ed entro dall'altro lato, quindi con le mie perline 11,0 devo circondare tutta la nostra perla. In totale ve ne troverete quindi 24.
Anche in questo caso ovviamente rientro in tutte quante le perline e vado a rinforzare il mio giro. In questo caso vedete vi mostro proprio tutte le perline e vi indico di ripassare in tutte quante. Una volta che sarete ripassate in tutte quante le perline, effettuate nuovamente un nudo e tagliate ovviamente il filo in eccesso, quello iniziale. Dopodiché, vedete, mi riporto al centro da dove sono praticamente ho cominciato ad inserire le mie perline e esco da una perlina 11,0 e vado ad inserire sul lago altre due perline 11,0 e rientro da dietro. Quindi in realtà faccio un inserimento di due perline ogni due perline. Vedete che entro da due perline più dietro da dove sono uscita e vado di due perline in avanti. Inserisco nuovamente altre due perline, entro nelle due perline precedenti e vado nelle due in avanti, quindi mi sposto sempre di due perline in due perline inserendo sempre due perline. Faccio questo procedimento per tutto quanto il giro. Vedete, inserisco ancora due perline, vado due perline dietro, se riesco, eccomi, e vado due perline in avanti. Quindi alla fine mi dovrò ritrovare altre 24 perline predisposte in maniera parallela alle prime. Vado a fare questa operazione per tutto quanto il giro. Dopodiché, vedete, sto inserendo le ultime due perline in questo modo. Le sistemo, dovete sempre sistemarle e tirare un pochino il filo, dopodiché giro il mio lavoro e rientro nelle due perline superiori appena inserite ed andrò successivamente a ripassare in tutte le perline di questo giro che ovviamente poi tirando si andranno a stringere sul contorno della nostra perla. In questo modo. Vedete, rientro ancora e così via. Vedrete che tirando si sistemeranno in questo modo e si stringeranno attorno alla nostra perla, quindi stringo tutto il lavoro. Quando avremo ristretto e ripassato tutti e due i giri delle nostre perline, cosa facciamo? Usciamo quindi dalla nostra perlina e andiamo a mettere sul lago una 8,0, due 11,0 e una 8,0 ed spostiamoci sul retro di 4 perline, quindi entriamo 4 perline più dietro, vedete? In questo modo, dopodiché spostiamoci di 4 perline in avanti, vedete entro in 4 11,0 e prendo nuovamente una 8,0, due 11,0 e una 8,0 e rientro, scusate, ho preso una 11,0 di meno, e rientriamo in 4 perline più dietro, quindi lavoro in questo modo, avanzo di 4 perline, inserisco 8,0, 11,0, 2 11,0 e un'altra 8,0 e rientro 4 perline dietro, quindi devo fare questo lavoro per tutto quanto il nostro giro. A giro finito ovviamente mi troverò in questo modo. Ecco qui il nostro giro finito. Cosa faccio? Riprendo il mio ago, entro nelle rocaille, nelle prime inserite, quindi nella 8,0, nelle 11,0 e nella 8,0 ed in questo spazio tra le 8,0 andrò semplicemente ad inserire una mia super duo che adesso vado a recuperare. Eccola qui, la nostra super duo ed entro semplicemente nelle 4 perline che seguono 8,0, 11,0 ed 8,0. Nuovamente una super duo. Faccio questo semplice inserimento per tutto il giro e per rinforzare poi ripasso dappertutto, quindi fate questo giro.
Questo sarà il nostro giro finito, sono ripassata in tutte le perline, adesso mi porto ad uscire dalla prima 8-0 posta subito dopo la Super Duo. Vedete, gli orecchini sono veramente semplici da fare. Dopodiché cosa faccio? Prendo 3 perline 11-0 di colore diverso e realizzo un picot, salto le due 11-0 e vado nella 8-0, nella Super Duo e nella 8-0 che segue. Quindi faccio, vedete, come dei piccoli picot. Ovviamente adesso non risulteranno fissati molto bene, ma poi dopo col giro successivo si fermeranno. L'orecchino è veramente fermo e stabile, quindi vado a fare questo inserimento per tutto quanto il nostro giro. A giro finito, vedete, mi troverò in questo modo. Adesso cosa faccio? Esco dalla punta del mio picot, quindi dalla seconda 11-0 e metto sul lago una 8-0, due 11-0 ed entro nella punta, scusate, nel foro superiore della mia Super Duo. Una volta uscite dalla Super Duo, in modo invertito inserirò 2 rocaille 11-0 ed una 8-0 ed entro nella punta del nostro picot successivo. Quindi faccio questa operazione per tutto il giro. Una volta, vedete, ho finito anche questo giro, rientrerò adesso, vi mostro, rientro in qualche perlina, quindi rientro nel picot, nella 8, nelle 11 e spunto nella 8-0 successiva, quella posta al di sopra del mio picot e andrò ad inserire in questo caso una 8-0, mentre nel caso del colore dell'orecchino color corallo andrò ad inserire una 11-0, quindi la punta sarà meno prominente. Fate questa operazione per tutto quanto il giro. Materialmente il nostro orecchino è terminato, ripassate, dopodiché uscite dalle 280 all'estremità e fate un cappietto, vedete, con delle 80 e sotto inserite una goccia. Ovviamente in questa versione se una goccia e blocco la goccia con 3 rocaille 15-0, nell'altra versione invece non inserisco nulla. Adesso vi mostro più nel dettaglio come creo il cappietto. Esco dalla 8-0 ed inserisco sul lago 8 rocaille 15-0. Giro il lavoro per comodità, entro nelle due 15-0 a seguire e in ognuno di questi piccoli spazi, quindi ogni due rocaille 15-0, vado a inserire un'altra rocaille 15-0. Quindi realizzerò una sorta di rombetto che è lo stesso poi che realizzerò al di sopra di quello color albicocca, solo che lì lo realizzerò con le 11-0. Quindi ho fatto qui il mio, insomma, rombettino, tra virgolette, ripasso e vado ad inserire la mia monachella successivamente. Al di sotto invece vedete che esco dalla 8-0, inserirò 2 rocaille 11-0, una di colore diverso, quindi 3 in tutto, inserisco la mia goccia, dopodiché inserisco 3 rocaille 15-0 per bloccare il lavoro e rientro all'interno della goccia. Dopodiché entro solo nella prima rocaille 11-0, quella di colore rosata che vedete qui nel video, e inserirò altre 2 rocaille 11-0, quelle di colore scuro gunmetal, e dentro nella 8-0 ovviamente dal lato opposto da cui sono uscita. In questo modo quindi realizzerò il mio pendente, la mia goccia pendente. Ripassando poi inserirò in questo piccolo spazietto, vedete, una 15-0 in modo tale che rinforzo tutto quanto il nostro inserimento. Rientro nelle 15 e risalgo attraverso tutte quante le nostre rocaille e ripasso dappertutto. Materialmente, una volta ripassate, il nostro orecchino è terminato. Quindi vedete, inserisco un'altra 15-0 e ho finito. Ripasso e vado a mettere la mia monachella. Ed i nostri orecchini retro sono finiti. Ancora un abbraccio, un saluto e buona Pasqua!
Ciao ragazze!